Benvenuto in Esercita l'italiano con le storie. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. C'era una volta, nel cuore dell'inverno, quando i fiocchi di neve cadevano come piume dal cielo, una regina seduta a una finestra a cucire. Il telaio della finestra era fatto di ebano nero. Mentre cuciva e guardava fuori dalla finestra, si punse un dito con l'ago e 3 gocce di sangue caddero sulla neve bianca. Il rosso sembrava così bello sulla neve bianca che pensò: vorrei avere un bambino dalla pelle bianca come la neve, con le guance rosse come il sangue e i capelli neri come il legno di questa finestra. Poco dopo nacque una piccola figlia, bianca come la neve, rossa come il sangue e con capelli neri come l'ebano. Per questo motivo fu chiamata Biancaneve. Purtroppo, quando la bambina nacque, la regina morì. Un anno dopo, il re si risposò. Sua nuova moglie era bella ma molto orgogliosa. Non poteva sopportare che qualcun altro fosse più bella di lei. Aveva uno specchio magico e quando si metteva davanti a esso e chiedeva: «Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame?» Lo specchio rispondeva: «Tu, o regina, sei la più bella del reame». Questo la rendeva felice perché sapeva che lo specchio diceva la verità. Col passare del tempo, Biancaneve crebbe e divenne sempre più bella. Quando compì i 7 anni, era bella come il giorno e persino più bella della regina. Un giorno, quando la regina chiese al suo specchio: «Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame?» Lo specchio rispose: «Sei la più bella di tutte qui, cara regina, ma Biancaneve è ancora più bella, sembra». La regina rimase sconvolta e pallida per l'invidia. Da quel momento, ogni volta che guardava Biancaneve, il suo cuore si riempiva di odio per la ragazza. L'invidia e l'orgoglio della regina crebbero sempre di più, e non trovava pace né di giorno né di notte. Chiamò un cacciatore e gli ordinò: «Porta la ragazza nella foresta. Non voglio vederla mai più. Uccidila e riportami il suo cuore come prova». Il cacciatore obbedì e portò via Biancaneve. Ma quando stava per pugnalarla, lei cominciò a piangere e disse: «Per favore, caro cacciatore, lasciami vivere. Scapperò nella foresta e non tornerò mai più». Sentendo pietà per la sua bellezza, il cacciatore disse: «Corri via, povera bambina». Pensò: gli animali selvatici la mangeranno presto, ma si sentì sollevato poiché non doveva ucciderla. Vide un giovane cinghiale nei dintorni e lo uccise invece, riportando il suo cuore alla regina come prova che Biancaneve era morta. La regina fece preparare il cuore dal cuoco, pensando fosse di Biancaneve. Ora, la povera ragazza era tutta sola nella vasta foresta, terrorizzata. Guardava ogni foglia di ogni albero e non sapeva cosa fare. Corse su pietre aguzze e attraverso spine, e anche se gli animali selvatici le passavano accanto, non le fecero alcun male. Corse finché non poté più, e mentre la sera calava, vide una piccola casetta e vi entrò per riposarsi. Tutto nella casetta era piccolo ma molto ordinato e pulito. C'era un tavolo con una tovaglia bianca, 7 piccoli piatti e un cucchiaio su ogni piatto. C'erano anche 7 piccoli coltelli e forchette e 7 piccole tazze. Contro il muro c'erano 7 lettini affiancati, coperti con coperte bianche. Biancaneve era così affamata e assetata che prese un po' di cibo da ogni piatto e beve un po' da ogni tazza, perché non voleva prendere tutto da uno solo. Poi, sentendosi molto stanca, si sdraiò su uno dei lettini. Uno era troppo lungo, un altro troppo corto,
ma alla fine trovò il settimo lettino che era perfetto. Disse una preghiera e si addormentò. Quando si fece buio, i proprietari della casetta tornarono a casa. Erano 7 nani che lavoravano nelle montagne cercando pietre preziose. Accesero le loro 7 candele e quando videro che qualcuno era stato nella loro casa, notarono che tutto non era come lo avevano lasciato. Il primo nano disse: «Chi si è seduto nella mia sedia?» Il secondo nano disse: «Chi ha mangiato dal mio piatto?» Il terzo nano disse: «Chi ha preso un po' del mio pane?» Il quarto nano disse: «Chi ha mangiato le mie verdure?» Il quinto nano disse: «Chi ha usato la mia forchetta?» Il sesto nano disse: «Chi ha tagliato con il mio coltello?» Il settimo nano disse: «Chi ha bevuto dalla mia tazza?» Poi il primo nano guardò e vide una piccola impronta nel suo lettino e disse: «Chi si è sdraiato nel mio letto?» Gli altri si avvicinarono e ognuno disse: «Qualcuno si è sdraiato anche nel mio letto». Ma quando il settimo nano guardò il suo letto, vide Biancaneve che dormiva lì. Chiamò gli altri e correrono dentro. «Oh mio Dio!» esclamarono, «che bella bambina!» Erano così felici che non la svegliarono, ma la lasciarono continuare a dormire. Il settimo nano si alternò a dormire con ciascuno dei suoi compagni, 1 ora con ciascuno, fino a quando la notte fu finita. Quando arrivò il mattino, Biancaneve si svegliò e si spaventò nel vedere i 7 nani. Ma loro erano amichevoli e le chiesero il suo nome. «Mi chiamo Biancaneve», rispose. «Come sei arrivata a casa nostra?» chiesero i nani. Lei raccontò loro che sua matrigna aveva voluto ucciderla, ma il cacciatore le aveva risparmiato la vita e che aveva corso tutto il giorno fino a trovare la loro casa. I nani dissero: «Se ti prenderai cura della nostra casa, cucinerai, rifarai i letti, laverai, cucirai e terrai tutto pulito, potrai restare con noi e avrai tutto ciò di cui hai bisogno». «Sì», disse Biancaneve, «lo farò con tutto il cuore», e rimase con loro. Mantenne la casa pulita, mentre loro andavano ogni giorno in montagna a cercare oro e rame. Tornavano a casa la sera e lei aveva sempre pronta la loro cena. Era sola tutto il giorno, così i buoni nani la avvertirono: «Fai attenzione alla tua matrigna. Scoprirà presto che sei qui. Non fare entrare nessuno». Ma la regina, credendo di aver mangiato il cuore di Biancaneve, era sicura di essere di nuovo la più bella. Andò al suo specchio e chiese: «Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame?» E lo specchio rispose: «Oh, regina, sei la più bella che vedo, ma oltre le colline dove abitano i 7 nani, Biancaneve è ancora viva e vegeta, e nessuna è bella come lei». La regina rimase scioccata e sapeva che lo specchio non mentiva. Capì che il cacciatore l'aveva tradita e che Biancaneve era ancora viva. Così pensò a un modo per ucciderla. Si truccò e si vestì da vecchia venditrice per non farsi riconoscere. In questo travestimento attraversò le 7 montagne fino alla casetta dei 7 nani e bussò alla porta chiamando: «Belle cose in vendita, a buon prezzo». Biancaneve guardò fuori e chiese: «Buongiorno, buona donna, cosa hai in vendita?» «Cose belle, cose carine», rispose la vecchia. «Ho nastri di tutti i colori», e mostrò un nastro colorato. Biancaneve pensò: «Posso far entrare questa gentile vecchia», e aprì la porta per comprare i bei nastri. «Bambina», disse la vecchia, «che brutto aspetto hai. Fammi allacciare bene». Biancaneve non sospettò nulla e si mise davanti a lei mentre la vecchia la allacciava stretto. Ma la vecchia allacciò così in fretta
e così stretto che Biancaneve non poté respirare e cadde a terra come morta. «Ora sono la più bella», disse la regina a se stessa e scappò via. Più tardi quella sera, i 7 nani tornarono a casa e furono inorriditi nel trovare Biancaneve distesa a terra, immobile, come se fosse morta. La sollevarono e videro che era stata allacciata troppo stretta. Tagliarono le allacciature e dopo un momento lei cominciò a respirare di nuovo e presto si svegliò. Quando i nani sentirono cosa era successo, dissero: «La vecchia venditrice era la malvagia regina. Fai attenzione e non fare entrare nessuno quando non siamo qui». Ma la malvagia donna tornò a casa, si mise davanti al suo specchio e chiese: «Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame?» Rispose come prima: «Oh regina, sei la più bella di tutte che vedo, ma oltre le colline dove abitano i 7 nani, Biancaneve è ancora viva e vegeta, e nessuna è bella come lei». Quando sentì questo, tutto il sangue le affluì al cuore per la paura, perché capì che Biancaneve era di nuovo viva. Ma ora disse: «Penserò a qualcosa che ti eliminerà», e con la sua stregoneria fece un pettine avvelenato. Si travestì di nuovo da vecchia e andò oltre le 7 montagne fino alla casetta dei 7 nani. Bussò alla porta e chiamò: «Belle cose in vendita, a buon prezzo». Biancaneve guardò e disse: «Va via, non posso fare entrare nessuno». «Almeno puoi dare un'occhiata», disse la vecchia, mostrando il pettine avvelenato. La ragazza lo ammirò e si lasciò ingannare, così aprì la porta. Dopo aver fatto affari, la vecchia disse: «Ora fammi pettinare i capelli come si deve». La povera Biancaneve non sospettò nulla e lasciò fare alla vecchia. Ma non appena il pettine toccò i suoi capelli, il veleno fece effetto e cadde giù priva di sensi. «Sei finita, bellezza», disse la malvagia donna. «Adesso sei a posto», e se ne andò. Fortunatamente, i 7 nani tornarono a casa la sera. Quando videro Biancaneve distesa come morta sul pavimento, sospettarono di nuovo della matrigna. Cercarono e trovarono il pettine avvelenato. Non appena lo estrassero, Biancaneve tornò in sé e raccontò loro cosa era successo. Gli avvertirono di nuovo di stare attenti e non fare entrare nessuno. La regina tornò a casa e si mise davanti al suo specchio di nuovo e chiese: «Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame?» Lo specchio rispose come prima: «Oh, regina, sei la più bella di tutte che vedo, ma oltre le colline dove abitano i 7 nani, Biancaneve è ancora viva e vegeta, e nessuna è bella come lei». Quando sentì questo, tremò di rabbia e urlò: «Biancaneve deve morire, anche se questo mi costerà la vita». Poi andò in una stanza segreta dove nessuno andava mai e fece una mela molto velenosa. Sembrava bellissima, bianca con una guancia rossa, così che chiunque la vedesse la desiderasse, ma chiunque l'avesse mangiata sarebbe sicuramente morto. Una volta che la mela fu pronta, si truccò e si vestì da contadina. Attraversò le 7 montagne fino alla casetta dei 7 nani e bussò alla porta. Biancaneve guardò fuori dalla finestra e disse: «Non posso fare entrare nessuno. I 7 nani me lo hanno proibito». «Non importa», rispose la donna. «Presto venderò le mie mele». «Ecco, ti darò una». «No», disse Biancaneve, «non posso prendere nulla». «Hai paura del veleno?» chiese la vecchia. «Guarda, taglierò la mela in 2 pezzi. Tu mangi la guancia rossa e io mangerò quella bianca». La mela era stata preparata in modo astuto, così solo il pezzo rosso era avvelenato. Biancaneve desiderava la bella mela, e quando vide la donna mangiare un pezzo non poté resistere.
stese la mano e prese metà avvelenata. Ma appena ne assaggiò un morso, cadde a terra morta. La regina la guardò con un sorriso malvagio e rise, dicendo: bianca come la neve, rossa come il sangue, nera come l'ebano. Questa volta i nani non possono svegliarti di nuovo. Quando chiese al suo specchio a casa: specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Rispose: oh, regina, in questa terra sei la più bella di tutte. Allora il cuore invidioso della regina trovò un po' di pace, per quanto un cuore invidioso possa trovare. Quando i nani tornarono a casa quella sera, trovarono Biancaneve distesa a terra, non più respirante. La sollevarono e cercarono qualsiasi cosa avvelenata. La dislacciarono, le pettinarono i capelli e la lavarono con acqua e vino, ma nulla funzionò. La povera ragazza era morta e rimase morta. La posero su un sarcofago e si sedettero intorno a lei, piangendo per 3 giorni. Poi decisero di seppellirla, ma sembrava ancora viva, con le guance ancora rosate. Dissero: non possiamo seppellirla nella terra buia. Così fecero costruire un sarcofago di vetro trasparente affinché potesse essere vista da tutti i lati. La posero dentro e scrissero il suo nome in lettere d'oro, dichiarando che era una principessa. Posarono il sarcofago su una montagna e uno di loro rimase sempre vicino a guardia. Anche gli uccelli vennero a fare lutto per Biancaneve, prima un gufo, poi un corvo e infine una colomba. Ora Biancaneve giaceva nel sarcofago per lungo tempo senza cambiamenti, sembrando come se stesse dormendo, con la pelle bianca come la neve, le guance rosse come il sangue e i capelli neri come l'ebano. Un giorno, un principe entrò nella foresta e trovò la casetta dei nani. Vide il sarcofago sulla montagna e la bella Biancaneve dentro. Lesse le lettere d'oro e disse ai nani: lasciatemi avere il sarcofago. Vi pagherò qualsiasi cifra vogliate per esso. I nani risposero: non ci separeremo da esso per tutto l'oro del mondo. Lasciatemi averlo in dono, poiché non posso vivere senza vedere Biancaneve. La onorerò e la custodirò come il mio tesoro più amato. Vedendo quanto ci teneva, i buoni nani si sentirono dispiaciuti per lui e gli diedero il sarcofago. Il principe fece portare via il sarcofago dai suoi servitori. Mentre lo stavano trasportando, inciampò su un ceppo d'albero e con lo shock il pezzo di mela avvelenata che Biancaneve aveva morso cadde dalla sua gola. Presto lei aprì gli occhi, sollevò il coperchio del sarcofago, si sedette e tornò in vita. Oh cieli! Dove sono? Esclamò. Il principe, pieno di gioia, disse: sei con me, e le raccontò tutto ciò che era successo. Ti amo più di ogni altra cosa al mondo. Vieni con me al palazzo di mio padre, sarai mia moglie. Biancaneve accettò e andò con lui. Il loro matrimonio fu celebrato con grande gioia e splendore. Ma anche la malvagia matrigna di Biancaneve fu invitata al banchetto. Quando si vestì con abiti belli, si mise davanti al suo specchio, chiese: specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Lo specchio rispose: oh regina, sei la più bella qui, ma la giovane regina è di gran lunga più bella, temo. Allora la malvagia donna maledisse e fu così infelice che non sapeva cosa fare. All'inizio rifiutò di andare al matrimonio, ma non trovò pace. Così andò a vedere la giovane regina. Quando entrò, riconobbe Biancaneve e rimase immobile, piena di rabbia e paura, incapace di muoversi. Ma le scarpe di ferro erano già state riscaldate sul fuoco. Furono portate dentro con le pinze e messe davanti a lei.
Fu costretta a indossare le scarpe roventi e a ballare finché non cadde morta. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.